cellulare. Buongiorno, come vedete siamo in un posto meraviglioso, cioè dentro un bosco, bellissimo. Oltretutto abbiamo trovato anche un rudere, bellissimo. Niente, volevo approfittarne, siccome eravamo qui, di spiegarvi due cose, ossia, intanto adesso, vabbè, ci stiamo facendo giusto una passeggiata mattutina per vedere se questa è una zona di funghi, che ormai noi ci siamo fissati con i funghi. Qualcuno ce n'è, però chiaramente noi sappiamo riconoscere solo i porcini e quindi dobbiamo trovare quelli, anche se sono posti che sono già stati battuti secondo noi perché c'è qualche fungo capovolto. Siamo da soli, staremo qualche giorno da soli, sono tutti ormai impegnati sia chi a lavoro, chi per i viaggi. E volevo spiegare perché qualcuno ci ha chiesto per la residenza fittizia che noi abbiamo fatto all'incirca 2 anni fa. Allora, diciamo che noi siamo stati particolarmente fortunati perché intanto non l'abbiamo dovuta fare a Torino, quindi la residenza fittizia la fai dove in quel momento hai la residenza in quel comune. Quindi siamo stati particolarmente fortunati perché? Perché essendo un comune più piccolo di Torino non ci ha dato appuntamento secoli dopo, perché so che a Torino è difficile prendere appuntamento col comune, cioè ci sono attese molto molto lunghe. Quindi noi siamo riusciti bene o male a farcela fare subito, ma siamo stati fortunati anche perché prima di noi, giusto giusto, avevano fatto questa residenza fittizia a una famiglia e con questa famiglia ci hanno spiegato che hanno avuto un po' di problemi perché chiaramente era la loro prima volta e quindi non sapevano un po' come gestirla, diciamo. E quindi hanno poi, quando poi hanno capito tutto e bla 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 bla, quando poi siamo andati noi a fare la residenza fittizia, sapevano già come gestire tutta la cosa e quindi è stato abbastanza veloce. Infatti ce l'hanno fatto praticamente subito. Allora, la cosa fondamentale è che bisogna per forza avere un domicilio, perché la posta devi per forza fartela arrivare in un posto vero, cioè in un indirizzo che esiste davvero, perché poi fondamentalmente la residenza fittizia è una residenza che non esiste perché è in comune, ma loro non ricevono la posta. Quindi bisogna avere effettivamente un indirizzo vero e noi avevamo lasciato l'indirizzo dove abitavamo prima. Abbiamo chiesto ai nostri ovviamente proprietari di casa se potevamo mettere lì il domicilio e loro ci hanno detto di sì e quindi abbiamo lasciato quell'indirizzo lì, anche perché per loro non cambia niente, perché il domicilio non è come la residenza. Se tu metti la residenza da qualche parte, ovviamente in quel posto in cui metti la residenza aumenta l'acqua e mi sembra anche la spazzatura. Invece il domicilio no, non aumenta niente, non cambia niente, è solo ed esclusivamente per ricevere la posta. Io sapevo anche che si poteva avere una PEC, oltretutto, nel caso non avessero, cioè nel caso non avessimo avuto un domicilio si poteva mettere la PEC, ma non so perché nel nostro comune la signora che ci ha fatto appunto questa residenza fittizia ha detto che non si poteva avere la PEC ma solo un domicilio. Adesso questo non ci siamo molto informati perché ci andava bene il domicilio, ce l'avevamo, quindi ci andava bene fisicamente metterlo lì. Però so che in realtà si può mettere una PEC nel caso non si avesse un domicilio. Comunque la residenza fittizia va fatta nel comune in cui risiedi, cioè hai la residenza ultima, diciamo, tra virgolette. E so che molti hanno avuto molta difficoltà a farsela fare perché tanti comuni ti dicono che non possono farla, che loro non sanno, bla bla bla. È una stupidaggine perché la residenza fittizia è un diritto nostro, dei cittadini, diciamo, e nessun comune ti può dire di no. Devono per forza farlo, che poi non sappiano farlo è un'altra questione, ma è una questione che sì, dovrebbero risolvere loro, perché dovrebbero informarsi loro. Ma so
di per certo che non si possono assolutamente rifiutare di fartela. Quindi, cioè, se andate in qualche comune e vi dicono no, noi non la facciamo, non accettatelo, andate avanti, combattete, perché avete il diritto, cioè proprio un diritto del cittadino avere la residenza fittizia, nel caso si voglia ovviamente. È chiaro che quando la fai a noi ci hanno fatto compilare, diciamo, un questionario, mettiamola così, dove indicavamo, diciamo, quello che avremmo fatto generalmente nella nostra vita, quindi comunque la residenza fittizia non è che tu la prendi così tanto per prenderla. La prendi perché magari sei una persona che lavora all'estero, che viaggia molto, che lavora nei viaggi e quindi non ha effettivamente una residenza fissa e quindi non hai una casa. La casa tua è praticamente il camper, quindi la puoi richiedere ovviamente se non hai una casa. Se hai una casa non puoi richiedere la residenza fittizia perché non ha senso, hai quella casa lì dove hai la residenza. Invece se non hai una casa e fondamentalmente lavori, viaggi in giro per il mondo, puoi richiedere la residenza fittizia nel tuo comune e te la devono dare. Te la devono dare assolutamente. Che non sappiano poi farlo è un problema loro e lo devono risolvere fondamentalmente loro perché è un diritto del cittadino fondamentalmente. Almeno questo è quello che io so, quello che io mi ero informata allora, quello che ne ho sentite di ogni. So che a Torino hanno avuto tante difficoltà tante persone, alcune poi ce l'hanno anche fatta, altre non lo so. Comunque so che non si possono rifiutare i comuni di farti questa residenza fittizia, ma chiaramente devi avere delle caratteristiche, nel senso non devi avere una casa, devi diciamo dichiarare che la stai prendendo perché andrai in giro a lavorare altrove e quindi ti serve effettivamente un posto, ma anche se non hai una casa, insomma, casa tua è poi il camper o una tenda, una bici, insomma, quello che volete, però so che è così, quindi dovete combattere, non demordete. Noi devo dire che siamo stati veramente fortunati sotto questo aspetto qua e quindi siamo andati abbastanza lisci. Ora, quello che non so, che mi lascia un po' in dubbio, è che probabilmente il cambio della residenza e quindi la comunicazione del domicilio dove si riceve la posta è un fatto personale, nel senso che sei tu che poi, quindi noi fondamentalmente, che poi dobbiamo dichiararlo a enti come, che ne so, la posta se hai la posta, la banca se hai la banca, la motorizzazione, le agenzie delle entrate, insomma questi enti qua. Da quanto ho capito, ho chiesto qualche informazione e loro mi hanno detto che era poi un mio compito dichiarare questo cambio di domicilio barra residenza a questi enti qua. Diciamo che questa è la nostra esperienza, che fondamentalmente ripeto più e più volte perché è veramente una cosa bella che noi siamo stati fortunati. Però comunque sia, so di persone che anche se hanno tribulato un po' ce l'hanno fatta, però mi raccomando, non fatevi ingannare da chi vi dice noi non lo facciamo, non possiamo, non bla 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 bla. No, assolutamente.
Puoi andare stamattina nel bosco che ti dicevo ieri? Mhm. Dobbiamo fare solo attenzione perché penso che ci sia la caccia.